Ciao ragazzi, in questa lezione risolveremo alcuni problemi tipici che riguardano la parabola. Prima di partire ricordiamo velocemente che la parabola è il luogo geometrico dei punti del piano equidistanti da un punto fisso detto fuoco e da una retta fissa detta direttrice. L'equazione della parabola con asse parallelo a quello delle y è y uguale a x alla seconda più bx più c. Il segno del coefficiente di grado massimo, cioè il parametro A, determina la concavità della parabola che può essere alta o bassa. Le coordinate del vertice, del fuoco e della direttrice si trovano applicando queste formule, quindi vertice meno b fratto 2a meno delta fratto 4a, dove il delta è il solito discriminante associato alle equazioni di secondo grado b quadro meno 4ac, il fuoco è meno b fratto 2a, scusate, 1 meno delta fratto 4a, la direttrice y uguale meno 1 più delta fratto 4a, l'asse di simmetria verticale x uguale meno b fratto 2a, e poi ci ricordiamo di tre casi particolari, quelli in cui la c è 0, il che significa che la parabola passa per l'origine, oppure b uguale 0 significa che il vertice della parabola e il fuoco si trovano sull'asse delle y. Infine, se sia b che c fossero uguali a 0, la parabola avrebbe proprio il vertice che coincide con l'origine degli assi. Primo esercizietto molto semplice: determinare, data una parabola di equazione y uguale 2x alla seconda meno 4x più 1, il vertice, il fuoco, la direttrice e l'asse di simmetria. Allora, primo consiglio, calcoliamoci immediatamente il delta, che in questo caso è 16 meno 8 uguale 8. A questo punto possiamo determinare il vertice meno b fratto 2a, quindi 1, meno delta fratto 4a meno 1. Poi andiamo a calcolarci il fuoco, che ha la stessa ascissa del vertice. Ordinata dobbiamo fare 1 meno delta fratto 4a, quindi 1 meno 8 fa meno 7 ottavi. La direttrice invece equazione y uguale meno 1 più delta fratto 4a, 1 più delta fa 9, fratto 4a esce meno 9 ottavi. E infine l'asse di simmetria della parabola, che ha equazione x uguale meno b fratto 2a, sarebbe la retta verticale passante per il vertice e per il fuoco, quindi x uguale 1. Bene. Allora, iniziamo con il primo problema. Essendo la parabola una curva di secondo grado che dipende da tre parametri a, b e c, per determinare la sua equazione abbiamo bisogno di tre condizioni. Un problema molto tipico è quello di calcolare l'equazione di una parabola passante per tre punti, come quello mostrato in questa pagina. Allora, come si fa questo esercizio? Allora, basta partire dalla generica equazione della parabola. Per esempio, la chiamo con gamma, y uguale a x alla seconda più bx più c. Dopodiché imponiamo il passaggio di a per gamma, il che significa andare a sostituire le coordinate di a all'equazione di gamma, quindi verrà fuori a per meno 1 alla seconda fa a meno b più c uguale 1, che sarebbe l'ordinata. L'appartenenza di b a gamma, il che significa andare a sostituire un mezzo, tre mezzi a questa equazione, da cui troviamo un quarto a più un mezzo b più c uguale 3 mezzi. Infine l'appartenenza di c alla parabola gamma, che ci crea l'ultima equazione. Al posto di x metto 2, al posto di y meno 1, e quindi troverò 4a più 2b più c uguale meno 1. A questo punto avete scritto un sistema di tre equazioni in tre incognite, dove le incognite si chiamano a, b e c. Andate a risolvere questo sistema con uno dei metodi che preferite, la sostituzione piuttosto che la riduzione, oppure il metodo di Cramer applicato chiaramente ai sistemi 3x3. Svolgete tutti i passaggi, determinate il valore numerico dei coefficienti a e b e c, li sostituite in gamma e, per esercizio, fatelo, provate a controllare che la soluzione sia questa. Quindi questo primo esercizio è molto facile, perché si tratta semplicemente di sostituire le coordinate dei punti a, b e c all'equazione generica della parabola e scrivere questo sistema 3x3 nelle incognite a, b e c.
Vediamo quest'altro problema. In questo problema invece vi si forniscono le coordinate del vertice e del fuoco. Chiaramente vi si chiede di trovare l'equazione della parabola. Allora dobbiamo ricordarci le formule. Allora, l'ascissa del vertice è meno b fratto 2a, quindi meno b fratto 2a, che sarebbe la x del vertice ma anche quella del fuoco, è uguale a 1. Dopodiché andiamo a fare l'ordinata del vertice. L'ordinata del vertice è meno delta fratto 4a uguale a meno 2. Infine l'ordinata del fuoco, che era 1 meno delta fratto 4a, uguale a meno 9 quarti. Allora, questo è il solito sistema 3x3, in cui però stavolta le incognite si chiamano A, B e delta. Vi sconsiglio in questo momento di sostituire al posto di delta b quadro meno 4ac, perché altrimenti questo diventerebbe un sistema di secondo grado, quindi più difficile da risolvere. Invece vi suggerisco di fare in questa maniera. Allora, meno b fratto 2a uguale 1 ci consente di esprimere subito la b come meno 2a. Meno delta fratto 4a uguale meno 2, possiamo dire subito che il delta moltiplicando per 4 e cambiando i segni è uguale a 8 volte a. E infine da qui, facendoci appunto il minimo comune multiplo, posso fare 4 meno 4 delta uguale meno 36a. In realtà quest'ultima equazione si può dividere tutta per 4 e quindi troverò 1 meno delta uguale meno 9a e quindi 1 meno delta uguale meno 9a, se la vado a confrontare con quella precedente che mi dava delta uguale 8a, faccio una semplicissima sostituzione e trovo 1 meno 8a uguale meno 9a. Da cui in un attimo posso determinare che 9a meno 8a è uguale a meno 1. Ora, una volta che avete trovato che A è uguale a meno 1, potete andare a sostituire nella seconda equazione e da qui vi ricavate che delta è uguale a meno 8, ma vi ricavate pure che la B, che doveva essere uguale a meno 2A, sarà meno 2 per meno 1, quindi sarà uguale a 2. Quindi così facendo abbiamo risolto velocemente questo sistema nelle incognite A, B e delta. Quindi la A è uguale a meno 1, la B è uguale a 2 e il delta è uguale a meno 8. Manca la C, ma solo in questa fase mi ricordo che il delta è B alla seconda meno 4AC, quindi siccome il delta è meno 8, b quadro ce l'ho, diventa 4 meno 4ac, ma la a è meno 1, quindi più 4c. Facendo un passaggio trovo che 4c è uguale a meno 12 e quindi che la c è uguale a meno 3. Ecco quindi che l'equazione della parabola sarà y uguale a x alla seconda, quindi meno x alla seconda, più bx, quindi più 2x, più c, cioè meno 3, come scritto qui sopra. Guardiamo un attimino il prossimo problema, in cui invece ci danno il vertice e il punto, il testo è sempre lo stesso, trova l'equazione della parabola che ha per vertice il punto di coordinate 1 mezzo 5 mezzi e che passa per il punto P di coordinate 1 3. Allora ricordo che quando si conosce il vertice della parabola, il modo migliore per affrontare problemi di questo tipo è rifarsi all'equazione del fascio di parabole che hanno tutte lo stesso vertice. L'equazione sarebbe y meno yv uguale ad a che moltiplica x meno xv al quadrato. Perché questa è comoda? Perché conoscendo le coordinate del vertice la posso subito riscrivere così: y meno 5 mezzi uguale ad a che moltiplica x meno un mezzo al quadrato. Quindi gamma rappresenta tutte le infinite parabole del piano che hanno vertice nel punto di coordinate 1 mezzo 5 mezzi. Tra tutte queste infinite parabole io voglio trovare la parabola che passa per il punto P, quindi non faccio altro che imporre l'appartenenza di P alla parabola gamma sostituendo le coordinate di P 1, 3 al posto di gamma e quindi troverò 3 meno 5 mezzi uguale a che moltiplica 1 meno un mezzo al quadrato
Equazione che si risolve in un attimo perché 1 meno un mezzo fa un mezzo al quadrato fa un quarto, quindi ho un quarto A uguale 3 meno 5 mezzi che fa 3 per 2, 6 meno 5, un mezzo. Moltiplicando tutto per 4 trovo che l'A è uguale a 2. Una volta che ho trovato il valore di A uguale a 2 lo risostituisco qui e quindi avrò y meno 5 mezzi uguale 2 che moltiplica x meno un mezzo al quadrato. Si potrebbe anche lasciare così oppure sviluppare il quadrato di binomio e quindi trovare allora 2x alla seconda. Il doppio prodotto qui esce meno x che moltiplicato per 2 fa meno 2x, dopodiché abbiamo un quarto che moltiplicato per 2 fa un mezzo, più 5 mezzi fa più 6 mezzi, quindi più 3. Di nuovo confermiamo il risultato. Questo problema invece dobbiamo trovare l'equazione della parabola che ha fuoco in meno 1 e per direttrice y uguale 1. Allora, in questo caso possiamo o sfruttare la definizione di parabola che ci dice appunto che la parabola è fatta da punti del piano che sono equidistanti dal fuoco e dalla direttrice e quindi potremmo sfruttare direttamente la definizione oppure affrontarlo come visto prima. Come visto prima significherebbe scrivere un sistema in cui ci mettiamo meno b fratto 2a uguale meno 1, 1 meno delta fratto 4a uguale meno 1, meno 1 più delta fratto 4a uguale 1, quindi sto sfruttando le formule ricavate, scritte nella prima pagina di questa lezione sul fuoco e sulla direttrice. Mettiamo a sistema, abbiamo un sistema di tre equazioni in cui le incognite si chiamano AB e delta. Una volta che abbiamo trovato AB e delta, sfruttando l'equazione delta uguale B alla seconda meno 4AC ci possiamo ricavare il valore numerico della C. Oppure guardate come possiamo fare. Allora, se sul piano cartesiano prendo il punto di coordinate meno 1 che sarebbe il fuoco, e prendo la retta di equazione y uguale 1 che è la direttrice, apparterranno alla parabola tutti i punti del piano che avranno questa distanza uguale a questa distanza. E allora posso partire dal generico punto del piano di coordinate xy. Mi calcolo la distanza del punto P del piano dal fuoco. Chiaramente sfrutto la formula della distanza tra due punti, quindi avrò radice quadrata di x più 1 alla seconda più y più 1 alla seconda. Dopodiché devo calcolare la distanza del punto P da H, dove H, se ci pensate, ha la stessa ascissa di P e come ordinata A1. Quindi se faccio la distanza PH uscirà semplicemente il modulo di y-1. Quindi impongo che queste due PF e PH sono tra loro uguali, il che significa scrivere un'equazione con una radice in cui i due membri sono evidentemente positivi, per cui è sufficiente elevare tutto al quadrato. Elevando tutto al quadrato abbiamo x più 1 alla seconda più y più 1 alla seconda uguale y meno 1 alla seconda. Qui sparisce il modulo, il valore assoluto, perché elevando al quadrato abbiamo certezza di lavorare con quantità positive. Sviluppando i quadrati di binomio, x quadro più 2x più 1 più y quadro più 2y più 1 uguale y quadro meno 2y più 1. Noterete che y quadro, 1 e 1 spariscono, per cui resta meno 2y più 2y che mi danno un 4y uguale a meno x quadro meno 2x meno 1. Volendo posso dividere tutto per 4 e quindi avrò y uguale meno un quarto x alla seconda, meno 2 quarti, quindi meno un mezzo x, meno un quarto. Quindi qui siete liberi di scegliere se vi piace il metodo tradizionale in cui vado a scrivere il sistema 3x3 nelle incognite AB delta,
oppure se voglio sfruttare la definizione. La scelta è vostra, in ogni caso il risultato è questo. Vediamo adesso come si fa a calcolare l'equazione di una parabola di cui conoscete vertice e direttrice. Beh, anche questo è molto simile al caso precedente. Sfrutto le formule: meno b su 2a uguale 1 mezzo, meno delta su 4a uguale 13 dodicesimi, dopodiché equazione della direttrice meno 1 più delta fratto 4a uguale 11 sesti. Solito sistema 3x3 nelle incognite AB delta, lo risolvete con un metodo che preferite, ma qui la cosa migliore è ricavarsi subito. Dalla prima ti esce che la B deve essere uguale a meno A. Dalla seconda, moltiplicando tutto per 12, ti esce che meno 3 delta è uguale a 13A. Qui ti esce fuori che il delta è meno 13 terzi A, e quindi facendo il minimo comune multiplo sull'ultima, che sarebbe 12A, quindi qui avreste meno 2 meno delta, 12A diviso 6 uguale 22A, sostituite al posto del delta quanto scritto prima, più 13 terzi A uguale 22A. Quindi da questa equazione vi potete ricavare la A, poi tornate indietro e vi ricavate sia il delta che la B, e alla fine di tutto, sfruttando la solita equazione delta uguale b quadro meno 4ac, vi ricaverete anche la C. Quindi concludetelo per esercizio e andate a verificare che il risultato è questo. Ora, questo risultato chiaramente si può anche scrivere nella forma, quella tradizionale, y uguale meno un terzo x quadro più un terzo x più 1. Quindi controllate che il risultato sia questo. Dopodiché vediamo un attimo come si affronta il problema sulle tangenti. Allora, è evidente che se voi avete una parabola che è una curva di secondo grado, una retta rispetto ad una parabola, la retta ha la solita equazione lineare mx più q, la retta rispetto alla parabola potrebbe essere secante, potrebbe essere esterna, potrebbe essere tangente. E come facciamo a capire se è secante, esterno o tangente? Facciamo il sistema tra la parabola e la retta, andiamo a calcolare il delta dell'equazione risolvente, e questo delta potrebbe essere positivo, potrebbe essere nullo, potrebbe essere negativo. Quindi se è positivo sarà secante, se è uguale a 0 sarà tangente. Questa è una condizione che comunque abbiamo già visto con la circonferenza, e sarà una condizione che troverete spesso per ogni curva di secondo grado, quindi per ogni conica, in questo caso esterna. Quindi qui avete la parabola y uguale x quadro meno 4x, vi si chiede di calcolare l'equazione della tangente nel punto A di coordinate 1 meno 3. Allora facciamo subito un controllo. Se questa è la nostra parabola gamma di equazione y uguale x alla seconda meno 4x, e poi avete il punto A di coordinate 1 meno 3, il primo controllo che vi consiglio di fare è: ma questo punto appartiene alla parabola gamma? Basta andare a sostituire. Allora, se al posto di x mettete 1, io trovo 1 alla seconda meno 4 per 1, e in effetti se fate il conto 1 alla seconda fa 1, 1 meno 4 fa meno 3. Quindi il punto A appartiene a gamma, risposta sì. Se il punto A appartiene a gamma, potete sfruttare un metodo molto rapido per scrivere l'equazione della tangente, che è quello che si basa sul calcolo immediato del coefficiente angolare della retta tangente tramite questa formula, che sarebbe 2a x del punto più b.
Quindi questa formula vi dice che il coefficiente angolare della retta tangente alla parabola per un punto che però appartiene alla parabola si può calcolare immediatamente moltiplicando per 2 il coefficiente di secondo grado per l'ascissa del punto e qui andate a sommare la b. Quindi guardate qui quanto è facile. Allora, la nostra parabola è y uguale x alla seconda meno 4x. Chi è la A di questa parabola? 1. Chi è la B? Meno 4. Chi è la C? Non c'è, è 0. Vogliamo trovare la tangente alla parabola nel punto A. Ci siamo accertati che il punto A appartiene alla parabola, quindi possiamo applicare questa formula. Chiaramente in questa formula noi abbiamo che la x del punto sarà l'ascissa di A, cioè 1, e la y del punto sarà l'ordinata di A, quindi meno 3. Allora, quindi come esce il coefficiente angolare della retta tangente? 2 volte la A che è 1 per la x del punto che è 1 più b che è meno 4. Quindi 2 per 1 fa 2, 2 meno 4 fa meno 2. Quindi abbiamo trovato con un passaggio il coefficiente angolare della retta tangente alla parabola. E come faccio a scrivere l'equazione alla tangente? Beh, utilizzo una formula che ormai conosciamo benissimo, che y meno y del punto uguale m per x meno la x del punto, dove ovviamente questa xp e yp rappresentano le coordinate del punto A. Quindi la nostra tangente sarà y meno la y di A che era meno 3, quindi esce y più 3 uguale m che è meno 2 per la x meno la x del punto. La x del punto abbiamo visto che è 1. Facciamo qualche passaggio per metterla magari in forma esplicita. Y uguale meno 2x, meno 2 per meno 1 fa più 2 meno 3 fa meno 1. Ovviamente questa forma che abbiamo trovato noi, y uguale meno 2x meno 1, è equivalente a quella qui proposta 2x più y più 1 uguale 0, solo che questa è in forma implicita, questa è in forma esplicita, ovviamente stiamo rappresentando la stessa retta. Ultimo esercizio, tangenti ad una parabola per un punto che invece non appartiene alla parabola perché è un punto esterno. Come facciamo ad accorgercene? Ce ne accorgiamo perché se io prendo la solita parabola 2x alla seconda meno 5x più 1, la mia parabola gamma, poi prendo il punto P di coordinate meno 1, 0 e mi chiedo ma questo punto appartiene alla parabola gamma? Sostituisco le coordinate del punto all'equazione, 2 per meno 1 alla seconda fa 2, meno 5 per meno 1 fa più 5, più 1, 2 più 5 più 1 fa 8, il risultato atteso doveva essere 0, 8 è evidentemente diverso da 0, il che vuol dire che il punto P non appartiene alla parabola gamma. Se il punto P non appartiene alla parabola gamma non possiamo risolvere l'esercizio come abbiamo visto prima, ci aspettiamo due rette tangenti e come le troviamo queste due rette tangenti? Prendendo il fascio di rette passanti per P, quindi y meno yp uguale m per x meno xp. La parabola gamma, y uguale 2x quadro meno 5x più 1, mettiamo a sistema la parabola con la retta e imponiamo la condizione di tangenza, cioè che il delta deve essere 0. Allora, y meno 0 uguale m per x più 1. Quindi qui ci esce y uguale mx più m. Cosa ci facciamo di questo fascio di rette? Lo sostituiamo al posto della y nell'equazione della parabola e quindi troveremo 2x alla seconda meno 5x più 1 uguale a mx più m. Allora, quale sarà l'equazione risolvente? L'equazione risolvente sarà quella che otteniamo facendo qualche trasporto e qualche raccoglimento. Meno 5x meno mx più 1 meno m uguale 0.
vi conviene, siccome dobbiamo trovare il delta di questa equazione, vi conviene isolare i coefficienti di secondo grado, primo grado e il termine noto con dei raccoglimenti. 2x la seconda, qua faccio più x che moltiplica meno 5 meno m, più 1 meno m uguale 0. Mi calcolo il delta sarà meno 5 meno m al quadrato, meno 4ac, quindi meno 8, che moltiplica 1 meno m. Tale delta deve essere uguale a 0 perché stiamo cercando la retta, le rette meglio tangenti. Sviluppiamo il quadrato di binomio, quindi abbiamo m quadro più 10m più 25 meno 8 più 8m uguale 0. M quadro più 10m più 8m fa più 18m, più 25 meno 8 fa più 17 uguale 0. Ora questo trinomio, questa equazione potete risolverla o di nuovo con il calcolo del delta, oppure magari potete cercare due numeri che hanno somma 18 e prodotto 17. I numeri sono facilmente individuabili, 17 e 1, quindi posso fattorizzare questo trinomio in m più 17 per m più 1 uguale 0, da cui ho la doppia soluzione, m uguale meno 1, m uguale meno 17. Una volta che avete trovato questi due valori del coefficiente angolare, tornate all'equazione che vi evidenzio in rosso, ci sostituite una volta m uguale meno 1, da cui troverete y uguale meno x meno 1, che sarebbe questa, e un'altra volta troverete con m uguale meno 17, y uguale meno 17x meno 17, che vi dà invece questa equazione. Ok ragazzi, questa lezione si conclude qui, mi raccomando, ripassate tutti i contenuti sulla parabola e fatevi per bene questi esercizi. Grazie, alla prossima.